Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Lessi e oggi torneremo nuovamente a parlare di Germania, prendendo spunto da una serie di commenti che sono stati fatti sotto i miei video, nello specifico un commento di Berserk91 che mi scrive: davvero interessante l'idea di mettere a disposizione le cose inutilizzate, seppur vecchie. Peccato non sia diffusa anche in Italia, anche se credo che qui una cosa del genere sia impensabile, proprio perché manca un po' quel senso della comunità e della condivisione, mentre vedo molto più individualismo e una generale tendenza a diffidare del prossimo. In parole povere, l'idea che uno sconosciuto doni alla collettività una cosa che, seppur usata, possa avere in sé ancora un qualche valore, la vedo come qualcosa di molto distante dalla mentalità italiana. E sotto questo commento io avevo puntualizzato che secondo me alla fin fine è una cosa che si fa anche da noi, cioè che quando non utilizzo più qualcosa è prassi comune regalarla all'amico, ad esempio. E c'è un collega, di solito succede quando si hanno figli piccoli, che nel momento in cui hai il vestitino che non gli va più bene cominci a regalarlo in giro ad amici, sai che c'è il collega magari che ha avuto un figlio dopo di te, per cui gli regali il vestito, o a cugini, parenti, insomma, e quindi le cose che non si utilizzano più, ripeto, soprattutto i vestiti dei bambini o i giocattoli, si danno ad amici e parenti. Può succedere anche con oggetti di mobilio, ad esempio uno si rifà la casa, non sa più dove mettere il mobile, piuttosto che buttarlo via o prima di metterlo su eBay prova a vedere se c'è qualche amico a cui interessa. Cioè, questa qua è una cosa veramente comune nella nostra mentalità. Riflettendo su questa cosa però ci siamo resi un po' conto che la differenza forse è nel fatto che da noi appunto si tende a dare un po' più all'amico, e mentre in Germania si ha questo senso del dare a chiunque, dare alla comunità. Io vorrei riflettere appunto su questa cosa, su come questi siano due sintomi di due mentalità completamente diverse, cioè c'è la mentalità tedesca con il senso molto forte di comunità e dall'altro lato una mentalità italiana con un senso molto forte di amicizia e di rapporti appunto amicali. Cioè da noi si sente molto più forte, secondo me, il senso di sei un mio amico per cui cerco di fare qualcosa per te, dove in Germania l'ho sentito molto meno. Ad esempio, quando sono arrivata lì nell'appartamento, ero nuova, sono andata a presentarmi, ho invitato un po' di gente per vedere se venivano a trovarmi ogni tanto, ho detto dai, ci conosciamo un po', vieni da me, ti prendi un tè, insomma ci organizziamo, facciamo un caffè o qualcosa e vieni veramente volentieri. E queste persone però alla fine non sono venute, mentre da noi io mi sono sempre trovata che se sono qua in Italia e invito qualcuno, ma subito ti vengono, non è che si fanno tanti problemi, magari tu sei lì, stai facendo altro, ti vengono la sera, ti rompono le balle addirittura. E invece lì ho sentito, non so se era più una questione di rispetto, se era una questione dello straniero, aiuto lo straniero, o se proprio era una diversa mentalità che non li porta ad essere così aperti, magari pensavano di disturbare, magari non ho mai capito che problema avessero nel venire a trovarmi ogni tanto. Però ho notato che da loro deve essere una cosa molto più organizzata, cioè non è che puoi dire guarda intanto vieni pure tranquillamente da me, cioè devi dirle il giorno tale e tale vieni a casa mia, ci troviamo, facciamo questo e quest'altro. Io da noi vedo molto più questo senso di c'è una persona che mi è cara, c'è una persona che mi è vicina, che conosco, per cui do tutto a questa persona. In Germania sento invece più un senso di io do tutto in ogni caso. Però prima di considerarti un amico aspetta un attimo, cioè conosciamoci per bene. E questo credo abbia lati sia positivi che negativi, cioè il lato negativo lo vediamo tutti nel momento in cui dobbiamo andare a cercare un lavoro, che alla fine il lavoro viene dato all'amico, il che significa che se tu hai qualcuno di importante che ha una ditta, che ha un'industria, che ha qualcosa, che è in grado di darti un lavoro, sei a posto per tutta la vita. In caso contrario è molto più difficile trovare qualunque cosa, invece in Germania contano molto di più sulla meritocrazia. Questo qua però ha anche il suo lato negativo, cioè che conta la meritocrazia e viene vista la meritocrazia in ogni cosa. Rapportato a questa cosa del lasciare gli oggetti sulla strada, l'oggetto viene dato alla comunità, quindi non è che perché tu sei mio amico, perché noi ci conosciamo, ti faccio un favore. Da un lato è molto positiva la cosa che verrebbe dato a chiunque, dall'altro si sente un po' meno il calore umano, perché io ho questa sensazione un po' che sia una cosa sistematica e che non è una cosa speciale fatta per me, è una cosa che verrebbe fatta per chiunque, quindi da questo punto di vista li sento un po' più freddi, cioè è una sensazione di freddezza che viene data proprio dal diverso modo di interagire, secondo me. Questo si ricollega poi a un commento più recente di Simone Tarabini che mi diceva: in generale i tedeschi sembrano meno interessati all'apparire e più pronti a cogliere
aspetti meno materialisti. Questo aspetto penso si riverberi in qualche modo anche sul modo di mantenere lo spazio urbano e forse anche la cosa pubblica, molto orientato alla fruibilità di tutti gli utenti, quindi in sintesi alla funzionalità, opposto appunto al nostro questo individualismo della non so se definirla cosca, un po' cattiva, un po' esagerato, però mi rende l'idea, cioè il gruppo di amici e si ferma a quello, cioè non c'è un senso di comunità, come dicevo anche in altri video, tale da prima di tutto sentirci italiani, perché è una cosa che ho notato tantissimo, che manca questo senso di italianità, e dall'altra manca anche il senso della cosa pubblica, cioè viene il gruppo di amici e il resto sembra un mondo un po' a sé stante, contrapposto al fatto di questa Germania in cui sembrerebbe esserci più un senso del comunitario a scapito però della situazione personale, dell'interpersonale meglio, e quindi del gruppo amicale, che da questo punto di vista chiaramente viene penalizzato perché non si può avere tutto, per cui aggiungi da una parte e devi per forza togliere da qualche altra parte. Ecco, questa era una veloce riflessione su cui ero curiosa di sapere cosa ne pensate, e avete notato anche voi questa differenza nel rapporto, che è più un rapporto orientato al pubblico, orientato alla comunità in genere e un po' meno orientato alla conoscenza delle persone e della formazione soprattutto di un gruppo di appartenenza. C'è forse da chiedersi anche se è talmente forte il gruppo condiviso, quindi il gruppo comunità, che non si sente il bisogno di creare un gruppo, ripeto, amicale, e quindi un gruppo più ristretto. E mi chiedo se non sia appunto l'individualismo, che è molto forte qua in Italia, come si può vedere appunto dal fatto dell'aspetto fisico, che è una delle cose che sembrano essere più rilevanti all'interno della nostra società, cioè o ti presenti bene o, diceva qualcuno, sei il classico sfigato, per cui non sei degno di considerazione. La domanda è se questo individualismo porta a creare un gruppo più ristretto, appunto perché c'è questo senso di lotta uno contro l'altro, che c'è per forza bisogno di creare quantomeno una struttura che ti consenta di sopravvivere, una struttura di supporto di qualche tipo, e per cui essendoci un'assoluta incapacità di creare un gruppo comunità, si cerca di creare quantomeno un gruppo più piccolo. Quindi ritorno a fare la domanda è perché, secondo voi, è perché in Italia abbiamo più difficoltà a creare un gruppo comunità, che si sente il bisogno di creare questo gruppo ristretto di amici, oppure è proprio una mentalità, è fatta così, cioè vogliamo talmente bene agli amici che la società in genere sorvoliamo un po' sulle regole, passa in secondo piano. Ecco, ero curiosa di sapere questa cosa, per cui fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Qui intorno cominceranno a comparire altri video su altri argomenti, altre cose che ho fatto in generale in passato, e se il video non vi è piaciuto mettetevi un dislike, se vi è piaciuto mettetemi un like, altrimenti se siete curiosi di sentire altro iscrivetevi, e noi ci sentiamo la prossima settimana con un altro video. Ciao a tutti!